Ben ritrovati sul canale. Innanzitutto grazie per aver guardato il video di settimana scorsa riguardante i 5 panorami più belli della Val Grande, e oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno del Parco Nazionale andando a scoprire quali sono i 5 bivacchi più belli della Val Grande. Al quinto posto il bivacco di Bocchetta di Campo. I sentieri per arrivarci li abbiamo già visti nello scorso episodio. Si può arrivare partendo dalla Val Loana oppure seguendo l'impervio sentiero Bove da Cicogna. Il bivacco sorge in una posizione veramente unica, sulla stretta cresta che divide la Val Grande dalla Val Pogallo, e per questo motivo è davvero molto suggestivo. Oltre al panorama, che è uno dei più belli della Val Grande, un altro vantaggio di questo bivacco è sicuramente il fatto che rimane molto soleggiato per quasi tutta la giornata. L'edificio è abbastanza piccolo, è suddiviso su 3 piani ed offre una quindicina di posti letto su tavolato. L'acqua è uno dei problemi principali, perché nelle vicinanze dell'edificio non ci sono fonti o fontane. L'unico modo possibile per avere l'acqua è prendere una tanica presente in bivacco e scendere nel fornale del Pedum, dove, se non si è in un periodo di particolare siccità, sgorga un piccolo ruscello. Al quarto posto il bivacco di Corte Bue. Anche in questo caso abbiamo 2 sentieri possibili per giungere al bivacco, entrambi abbastanza semplici. Il bivacco è posto al centro dell'ex alpeggio di Corte Bue, è di piccole dimensioni ma molto carino e confortevole e offre non più di 5 posti letto. L'acqua è possibile recuperarla al ruscello situato all'ingresso dell'alpeggio. Nonostante la scomodità per chi è più alto di 1,70 m, secondo me merita comunque una nottata al suo interno. Più che altro per la posizione, Corte Bue è sicuramente uno dei luoghi più belli e magici della Val Grande. Sul gradino più basso del podio, il bivacco di Pian di Boit. Arrivare a Pian di Boit è molto semplice. Si parte da Cicogna ed arrivati a Pogallo si prosegue per altre 2 ore lungo il sentiero che costeggia il Rio Pianezzoli, tra bellissime pozze d'acqua e faggete rigogliose. Il bivacco è molto bello, grande e spazioso, con una fontana a pochi metri dall'ingresso e, cosa che io adoro quando faccio bivacco, poco distante è presente un torrente dove è possibile rinfrescarsi e lavarsi al termine della camminata. L'unica pecca di questo bivacco è che, dato il suo accesso semplice da Cicogna, è sempre abbastanza affollato. Entriamo nella zona calda della classifica. Al secondo posto piazzo il bivacco Orfalecchio. Arrivare ad Orfalecchio non è semplicissimo. È possibile farlo tramite il difficile sentiero del fiume che inizia da Ponte Casletto, oppure, più consigliato, tramite il sentiero della teleferica che scende dall'Alpe Ompio. Proprio per questa difficoltà di avvicinamento, il bivacco è quasi sempre libero, e questo è un grande punto a favore se in Val Grande si sta cercando avventura e tranquillità. La sua posizione, incastonato in mezzo al canyon del Rio Val Grande, lo rende unico, e a rafforzare la sua unicità sono presenti i resti della vecchia teleferica e dell'ormai abbandonato paese di Orfalecchio, casa dei boscaioli dell'impresa boschiva Ibai e delle loro famiglie per molti anni. È anche presente una fontana che però si intasa facilmente, ma a poche centinaia di metri dal bivacco scorre comunque il meraviglioso Rio Val Grande. Ma il bivacco più bello della Val Grande, a mio parere, sono le 3 baite di Inlapiana.
In La Piana è il cuore pulsante della Val Grande, il luogo dove si ferma a dormire chi compie per la prima volta la traversata classica Malesco-Colloro, con negli occhi lo stupore della giornata appena trascorsa e l'eccitazione per quella che verrà domani. Crocevia di numerosi sentieri per chi vuole avventurarsi nell'Alta Val Grande, luogo di relax e convivialità con gli altri escursionisti, cucinando una gustosa polenta per cena, mentre il tramonto cala alle tue spalle, l'oscurità piano piano ingloba la cima Pedum e le stelle iniziano a farsi spazio nel cielo. Nei pressi dei bivacchi è presente una fontana, mentre scendendo al fiume e deviando a sinistra appena prima del ponte sospeso è possibile tuffarsi in una pozza meravigliosa, dalle acque color smeraldo. Se proprio vogliamo trovargli un difetto, forse lo possiamo trovare nel fatto che, essendo situati nel cuore della Val Grande, è difficile non trovare nessuno. Ma questo fatto passa in secondo piano di fronte alla bellezza di questo luogo. Bene, abbiamo scoperto quali sono a mio parere i 5 bivacchi più belli della Val Grande. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri preferiti, anche perché alcuni non ho ancora avuto modo di visitarli, spero di andarci a breve e noi ci vediamo la settimana prossima con una nuova classifica. Ciao ciao!